Buongiorno, sono Francesco Buccione e desidero innanzitutto ringraziare Giuseppe Amato per aver voluto il Notoscopio a Palermo e insieme a lui Raffaella Guido Bono per avermi ospitato a TEDx Palermo. Faccio l'agricoltore per tradizione di famiglia e scelta appassionata di vita. Da alcuni anni con mio fratello Manfredi abbiamo deciso di riprendere un'altra tradizione di famiglia che è la produzione di vini. Poiché possediamo una terra ad alta vocazione, abbiamo deciso di dimostrare la qualità del nostro territorio attraverso una produzione tutta naturale improntata ai principi dell'agricoltura biodinamica. La definizione scientifica di DNA è sicuramente qualcosa di avulso e sicuramente lontano dalle mie competenze di agricoltore e imprenditore, ma il concetto filosofico che la materia esprime è sicuramente affine e collegato quasi a doppio filo, quasi avesse la stessa forma elicoidale del DNA di qualunque essere vivente del pianeta. Il DNA racchiude la memoria genetica di ogni individuo e la memoria genetica di ciascuno di noi vive nei nostri territori, ne segue le abitudini e ne condiziona l'aspetto fisico e sociale. Discutendo liberamente di DNA posso sostenere che negli ultimi 50-60 anni la nostra tradizione, la nostra memoria, appunto il nostro DNA, ha subito profonde e non sempre giustificate mutazioni. Prima della seconda guerra mondiale il DNA del vino era preservato dal territorio che occupava. La tecnica era analoga e simile per tutti. Preparati naturali combattevano parassiti e funghi delle vigne. L'intervento della chimica dal dopoguerra in poi in forma sempre più massiccia, ha profondamente modificato la qualità intrinseca dei prodotti, ne ha stravolto la struttura portando ad un aumento vertiginoso della produzione, crollo sempre crescente della qualità dei prodotti. Uve destinate per nascita e collocazione alla trasformazione in vino venivano trasferite, trasportate, quasi deportate per diventare materiale da taglio per ribaltare le sorti di altri vini, contribuendo a una catena innaturale. Il boom della modificazione esplode negli anni '80 con la ricerca industriale, la ricerca edonistica del bello ad ogni costo. Il vino diventa lo status symbol di una cultura in cui l'apparire è più importante dell'essere. La mancanza di attenzione al territorio, accentuando l'importanza dell'uva come se essa stessa potesse garantire il successo o l'insuccesso di un vino, e la mancanza di attenzione alla tradizione hanno portato a un'uniformità dei prodotti e quindi a un loro naturale e progressivo impoverimento. Un DNA uguale ed uniforme per tutti, spezzettato e riunito dalle tecniche della scienza e dalle leggi di mercato, impedisce un'evoluzione costante e positiva, deforma il futuro rendendolo inadeguato alle biodiversità e alla naturale ricchezza che ogni luogo è capace di esprimere attraverso la diversità dei prodotti, nel gusto e nella diversa complessità. Il DNA dei nostri prodotti va dunque preservato. Le cose viventi cambiano nel corso dei secoli e dei millenni in modo naturale. Un cambiamento violento ed arbitrario è solo un abuso. Per difendere la memoria e la ricchezza di un territorio esiste un solo modo: adottare e perseguire un'agricoltura sensibile, filtrandola attraverso nuove conoscenze necessarie al rispetto dell'uomo e dell'ambiente, esaltandone però pregi e leggi che rimangano validi nel tempo. Rispettare il DNA dei nostri prodotti vuol dire costruire una nuova società capace di partire dal territorio, dall'agricoltura e dalle risorse che esso è in grado di offrire. La globalizzazione non può essere l'uniformità dei prodotti, ma deve essere concepita come la possibilità di fare conoscere a tutti gusti e memorie dei nostri prodotti attraverso l'uso di nuove infrastrutture e tecnologie moderne. Siamo fortunati oggi, possiamo conoscere i prodotti di tutti, provare a comprendere i territori e le persone che lì vivono, ma dobbiamo imparare a essere lungimiranti, a sapere riconoscere le mistificazioni commerciali e imparare a riconoscere una politica senza visione. La ricerca esasperata, la rincorsa al miglioramento ad ogni costo rischia di azzerare la cultura dei microterritori.
I paesi si svuotano, la memoria si perde in un mare di prodotti uguali, insignificanti e privi di vere caratteristiche distinguibili. E così la tradizione si perde nella nebbia delle pianure dove la gente si riversa abbandonando colline e montagne, dove magari produrre è più difficile, ma il prodotto che se ne trae è insuperabile in termini di qualità. In pianura si produce di più, tutto è ferocemente meccanizzato e brutalmente intensificato, ma si moltiplicano anche parassiti e malattie che aggrediscono le culture in tempi brevissimi. E la soluzione viene trovata nell'aumento esponenziale dell'uso della chimica, che diventa sempre più abusato e deleterio. Rispettare il DNA, questa è la difficoltà necessaria che ci troviamo ad affrontare oggi. La catena elicoidale della nostra terra di origine contiene tutte le informazioni necessarie al nostro benessere.